Benvenuta Eleonora in questa nostra sessione che dedichiamo al work and travel e F Education. Nelle ultime 3 settimane raccoglie pillole da professionisti che sanno, che vogliono condividere con noi un pochettino la loro esperienza di vita, ma anche chiaramente di scelte di carriera che hanno a che fare con l'Italia e chiaramente con l'estero, quindi parte accademica e opportunità di lavoro. Faccio una breve introduzione. Eleonora, ci siamo conosciute perché Eleonora è founder e managing director di Women for Impact, che è un evento ed è una comunità al femminile tra le più seguite d'Italia, di cui io sono una profonda estimatrice, ed è anche anche cofondatrice, vice president di Chef Marketing Director di Horizon Group, che è una digital factory, no? Tra le più importanti in Italia e all'estero. Quindi, Eleonora, ci siamo un po' approcciate per parlare un pochettino di interessi comuni tra F Education e il suo lavoro, ed è proprio arrivato, sta studiando un pochettino il suo profilo, con Eleonora ci siamo accorte che in realtà Eleonora è lei stessa una ex studente di F che ha fatto con noi un'esperienza di studio. Allora volevo capire con te un pochettino questa esperienza che mi hai parlato in maniera molto entusiasta, in che modo ha determinato la professionista che sei oggi. Grazie, intanto grazie Cristiana, grazie F per questo spazio, mi fa sempre piacere condividere, tra virgolette, alcuni punti del mio percorso, perché insomma spero sempre che possa essere magari d'aiuto per chi vorrebbe fare i passi, diciamo, che ho fatto io, o comunque incuriosito magari dalla mia esperienza. Allora, come giustamente hai detto tu, io sono molto entusiasta di quello che ho fatto con voi, perché io l'ho fatto nel lontano 2005, quando avevo 25 anni. Oggi, insomma, se fate due conti, ho superato i 40, quindi diciamo che è molto, molto tempo fa. Però perché è stato così importante per me? Perché quell'esperienza lì di fatto mi ha fatto staccare da quello che era il mio contesto, quindi io sono andata via dall'Italia per la prima volta per un tempo così lungo, perché ovviamente viaggi ne avevo fatti assolutamente, però un tempo così lungo, quindi 1 anno, perché io di fatto con EF ho studiato per tutto l'anno, ho fatto settembre-luglio, okay, diciamo un anno scolastico. E questa esperienza qui diciamo che mi ha fatto completamente staccare da quello che era la mia vita normale, quindi prima cosa fondamentale. Seconda cosa, mi ha fatto innamorare di Londra, quindi poi io è stato proprio lì che ho deciso che Londra sarebbe stato a un certo punto il posto dove io volevo vivere, okay, quindi è veramente un open air, diciamo, un eye opener. Poi l'altra cosa, mi ha fatto anche scoprire quanto fosse importante per me, proprio come persona, prima ancora di professionista, il vivere un ambiente multiculturale. Perché ecco, io devo dire che in quell'esperienza lì io ho conosciuto veramente persone provenienti veramente da tutto il mondo, perché eravamo in questo residence, appunto, che a quei tempi c'era quello, diciamo, EF dava a disposizione due residence per chi faceva la scuola che la scuola mi hai detto c'è ancora lì a Waterloo. Sì, sì. Io ero in quello di Marylebone, c'era uno a Marylebone e uno in un'altra zona, mi sembra fosse Maida Vale, Little Venice. E in quello di Marylebone io in realtà appunto ho alloggiato per tutti questi mesi e lì ho conosciuto persone che poi sono diventate, cioè, anche amiche per la vita, non so come dire, cioè alcuni dei miei ex coinquilini ancora oggi sono tra i miei migliori amici, no? E tra l'altro io l'altra cosa che dico sempre, ho conosciuto persone di posti che magari mai avrei immaginato, no, di anche visitare un giorno, cioè ho conosciuto persone in Guatemala, persone in Messico, persone ovviamente di tutta Europa, persone russe, del Kazakistan, cioè c'era veramente una varietà, no? E io dico sempre, eravamo circa 170 studenti veramente provenienti da tutto il mondo, e questa esperienza qua per me è stata fondamentale, perché io ho capito quanto fosse importante per me vivere in quel contesto, cioè vivere un contesto completamente multiculturale, comunque con persone, poi devo dire erano tutte persone appunto ambiziose, infatti abbiamo fatto tutti delle bellissime carriere, no? Abbiamo continuato a incontrarci in tantissimi
bellissimi posti d'Europa, anche questo, no? Io li ho visitati, noi ci siamo visitati a vicenda prima ancora che poi mi ritrasferissi a Londra, un po' in tutti i posti, molti di loro poi sono tornati nei loro rispettivi paesi, chi a Madrid, chi addirittura è passato da Madrid al Messico, però ancora oggi noi ci sentiamo e se io vado in quei posti là so che qualcuno mi può ospitare, no, e questo secondo me è bellissimo. Ultimissima cosa e poi ti lascio ovviamente andare avanti con il resto delle domande, è stato che io ho fatto un'esperienza, di lavoro. Quindi quello che era il mio percorso ti permetteva di fare questa esperienza di lavoro, che poi per me è diventato effettivamente un lavoro part-time che io ho portato anche avanti poi nei mesi, nel senso che quando sono tornata in Italia c'erano ancora tutta una serie di cose che io facevo per questa azienda, quindi siccome stavo ancora studiando, era per me un extra, tra virgolette, introito, un lavoretto part-time che però comunque mi permetteva in qualche modo di fare un'esperienza, no, per un'azienda londinese. Se pensate che ai tempi non era come adesso, che ovviamente tutti fanno, no, smart working e quant'altro, per me è stata un'esperienza molto interessante e anche lì ho conosciuto una serie di persone molto interessanti che poi adesso hanno anche, sono andate avanti anche loro con l'azienda, una di loro addirittura è andata negli Stati Uniti, quindi anche con lei ci sentiamo molto spesso. Quindi per farvi capire quanto poi tutto questo seminario, tutte queste relazioni, tu dici a 25 anni, sì, però poi nella vita se queste persone fanno dei percorsi interessanti diventano poi persone con cui vai avanti, insomma, a lavorare o comunque anche solo a fare esperienze di vita, che secondo me è bellissimo. Assolutamente, ma quindi facendo un po' un sunto, sicuramente la voglia di uscire un po' dalla comfort zone, quindi di misurarsi su un ambiente, in un ambiente potenziante, perché poi io penso che quando ci si confronta con coetanei così di genere così diverso, di cultura diversa, chiaramente è stare sempre in un ambiente potenziante perché sono persone ambiziose esattamente quanto te, la voglia di anche cimentarti in delle sfide nuove e sicuramente il network che è fondamentale anche per trarre ispirazione magari da storie, da esperienze di altri. E quindi allora volevo chiederti quali sono le hard skills secondo te più importanti che hai acuito, hai migliorato durante questo anno all'estero? Perché ricordo che Eleonora ha effettuato l'Advanced Diploma, quindi che è un percorso di un anno in cui i ragazzi studiano l'inglese applicato nei contesti di business per poi effettuare, come tu citavi poco fa, un'esperienza di stage, quindi un internship che poi ti ha aperto altre porte. Ma sai, noi ci rivolgiamo a dei ragazzi professionisti che sono in un momento magari critico, quindi non sanno cosa devono fare, oppure appena laureati, o appena neodiplomati, o professionisti che vogliono dare una svolta alla propria carriera, che è poi uno dei temi che hai fatto tuoi nel tuo, no? Della crescita personale, che te adesso ci parlerai. Però quali sono le hard skills che secondo te hai davvero considerato importanti in quell'anno che ti hanno permesso poi di fare un salto e che hai magari ecco, utilizzato successivamente? Allora, il primo sicuramente la lingua, perché io sono arrivata infatti il motivo per cui avevo scelto quello come percorso, era perché io di fatto avevo già una buona base di inglese, però ecco sul discorso business magari non così tanto, perché l'avevo imparato principalmente con viaggi fatti negli Stati Uniti, tant'è vero che un'altra cosa che racconto sempre è che l'inglese con l'accento britannico, io anche quello l'ho imparato grazie a questa esperienza qua, perché io venivo da cose che avevo imparato, no, da viaggi miei anche di un mese e mezzo negli Stati Uniti, quindi avevo imparato l'americano principalmente, no, che ovviamente è un pochino diverso anche come pronuncia e tutto, e nel contesto business di fatto non avevo quelle skill, quindi per me è stato importante perché io poi faccio un passo indietro, io in quel momento ero una studentessa ancora, nel senso che stavo ancora facendo il corso di laurea che ai miei tempi era di 5 anni di giurisprudenza, però ero anche già lavoratrice, quindi io lavoravo in HP, per cui per quell'anno infatti avevo preso un anno, tra virgolette, di aspettativa, no, che era una multinazionale americana, per cui per me, quando io poi sono tornata, è stato fondamentale avere un inglese che fosse a livello di business, tant'è vero che appena sono rientrata poi l'azienda mi affidò un progetto internazionale proprio per questo motivo. Bellissimo, Quindi sicuramente bellissimo. l'inglese business, poi io, guarda, lei non m'ha pagato assolutamente, però vi posso dire che gli insegnanti che ho avuto io mi sono trovata benissimo.
No, cioè devo Beh, dire che, io con tutti gli insegnanti, sono stati tutti carinissimi sia di modi, nel senso era sempre molto cioè come dire, gioioso anche le classi, perché poi noi facevamo comunque tante ore, noi facevamo 6 ore circa, da sì, 4 a sì, un 6 ore corso al giorno. intensivo, certo. Però erano comunque passavano molto velocemente, perché poi erano tutte diverse e tutto. E poi, ecco, il discorso business, cioè imparare le presentazioni, no, come presentare, alcune, termini anche tecnici, no, della comunicazione, del marketing, che io già in quel periodo intravedevo che era una cosa che a un certo punto avrei potuto fare. Quindi in realtà poi io le ho messe a servizio, diciamo, dell'azienda. Ultima cosa che vi dico, l'altra hard skill importante era proprio poter dimostrare sul curriculum di aver fatto un'esperienza anche di lavoro all'estero, perché ovviamente l'esperienza di studio, per carità, no, è comunque apprezzata quando vai a fare un colloquio, però il fatto che ci fosse anche questa parte pratica, ogni volta che io andavo a fare un colloquio in Italia, che allora lavoravo ancora in Italia, effettivamente, no, era sempre un po' un valore aggiunto. Quindi questo pure io lo consiglio, come tipologia di corso, perché c'è poi questa parte. Ultimissima cosa, certamente lavorando nel contesto poi appunto dell'azienda per cui lavoravo, anche banalmente come scrivere le mail, no, Certo. scritte in un certo modo, professionale, cioè come potersi rapportare veramente in un contesto inglese che poi oggettivamente insomma è anche diverso, no, da quello italiano, anche nel modo in cui noi ci approcciamo proprio nella scrittura, nelle reazioni. E da lì che cosa è successo poi, Leonora? Allora da lì è successo che ma adesso ho detto tutta la parte bellissima e positiva, è successo che poi quando sono tornata io ho avuto una profonda crisi, perché ho detto: "Oddio adesso Roma, no, cioè Londra, Roma", no, per me è stato un po' uno shock, devo dire, è stato uno shock tornare, perché mi ero abituata appunto a tutta quella dinamicità, a tutti quegli stimoli costanti, perché poi vabbè non vi escludo che abbiamo fatto anche viaggi, no, durante i weekend, perché c'erano anche dei viaggi organizzati in Europa, quindi per me era stato un anno in cui io anche avevo visto tante città d'Europa, sempre viaggiando sempre con voi, insomma organizzate sempre da voi, e quindi capito, tornare un po' nella staticità italiana poi di Roma per me è stato, molto forte come esperienza. Quindi a quel punto ho detto: "Vabbè, facciamo che tornerò a un certo punto a Londra", okay, questo era il Il mio patto con te pensiero. stessa, torneremo. Però in quel momento io dovevo prendere una decisione, no, cioè dovevo dire: "Voglio fare perché mi stavo quasi per laureare, mi mancavano pochissimi esami, quindi ho detto: "Voglio fare l'avvocato oppure non voglio fare l'avvocato", però questa è un'altra storia, diciamo, della mia vita. E tutta una serie di cose m'hanno fatto capire che in realtà non era quella la mia strada, cioè dovevo finire gli studi, però poi avrei fatto altro. Per cui poi da lì io mi sono laureata, sono andata a Milano con l'idea di arrivare a Londra a un certo punto, avevo detto: "Sto 6 mesi a Milano e poi vado a Londra", perché quello era stato sempre il mio obiettivo, e invece poi Milano m'ha praticamente risucchiato. Sono Come stata sempre. 5 Esatto. anni super intensi in cui ho fatto tantissime cose, ho fatto anche un master in marketing e comunicazione, non sole 24 ore, ecco anche qua sicuramente in tutti i processi di selezione, anche che ho fatto, il fatto di conoscere bene la lingua inglese, di avere questa esperienza mi ha sempre dato una marcia in più, quindi io lo consiglio assolutamente per questo. E niente, poi dopo da lì dopo il master ho iniziato la mia carriera verticale nel mondo del marketing. Quindi da quell'esperienza diciamo che 3, 4 anni dopo, quasi 5, io ero product marketing manager in Microsoft. Questa poi è stata la mia, diciamo, più grande esperienza che ha dato lo slancio poi, no, alla mia carriera. Vi lascio immaginare che anche lì lavorare in un contesto come Microsoft significa lavorare in un contesto internazionale sempre, quindi anche Certo. lì conoscere l'inglese, tutto quello che avevo fatto è stato fondamentale. E poi dopo, da lì, Microsoft mi ha aperto insomma tutta una serie di porte, però è nel mio retrocervello, nel mio cuore, io a Londra volevo arrivare, e quindi a un certo punto ho semplicemente detto: "Okay, mi metto in gioco ancora una volta, prendo la mia valigia tra virgolette di cartone e torno a Londra, il posto dove sento di appartenere". E così sono partita nel 2013, quindi ormai quasi 10 anni fa. Ho fatto prima una carriera appunto in azienda, da posizioni appunto da marketing manager che ero già, fino a posizioni da head of marketing, fino a che poi non ho sentito, ma qua andiamo sicuramente sulle prossime cose che racconteremo, ho sentito un po' quella che io chiamo il fuoco dentro, di voler fare qualcosa di mio e quindi di voler fare impresa. Però questo è arrivato molto più tardi, diciamo, avevo già 33, 34 anni quando ho cominciato a sentire questo. Ma, allora sicuramente quello che noto dal tuo racconto è una forte, consapevolezza di se stesse,
perché è anche una forte dose di coraggio, perché anche sapere, sentire questa voce e avere il coraggio di seguirla, però consapevoli anche delle proprie forze, perché sapevi quali erano i tuoi punti di forza su cui potevi far valere le tue esperienze o all'interno di un colloquio, sicuramente hai una forte connessione, un forte ascolto con te stessa, perché questo è molto importante. Noi ci troviamo per esempio spesso dei ragazzi che si trovano magari in una città che non gli piace vivere ma hanno sempre quel forte timore, paura nel lasciarsi andare, nel fare quel passo in più. Ecco, a queste persone che si trovano in impasse, in un momento di vita sicuramente di cambio e magari sono molto coccolati dall'essere nella propria comfort zone, cosa diresti oggi sapendo che oggi sei una professionista di successo e che sei partita da Roma con una laurea in giurisprudenza? Questa è una domanda molto difficile perché è vero, serve molta, molta consapevolezza e tra l'altro, io dico sempre con molta sincerità che molti dei passi che io ho fatto non sono stati assolutamente semplici, okay, se oggi ve li Ecco. racconto mi fa piacere condividerli, per carità, tante cose bellissime, però non è stato facile, no, anche solo trasferirsi in un altro paese, anche solo per un periodo appunto medio-lungo, effettivamente è un'esperienza forte. Qual è il mio consiglio? Il mio consiglio è, prima di tutto, facciamo una lista delle priorità e di quello che per noi è importante. Se per voi è importante perseguire degli obiettivi di carriera e capite che quella cosa è strumentale per raggiungere determinati obiettivi, non vi fermate alla paura, all'ansia e a tutte le cose che molto spesso sono solo nella nostra testa, perché poi quando noi superiamo quell'ostacolo e ci mettiamo in gioco e vediamo che ce la facciamo, quasi quasi come dire, stupiamo dall'altra parte, no, almeno a me è successo tantissime volte, avevo tantissime paure, tantissime cose, però poi dopo ti butti, stai lì, te lo vivi, arrivi all'obiettivo e dici: "Ah cavolo, però alla fine non era così difficile magari", no, o comunque anche se è stato difficile, tu sei talmente soddisfatto di quello che hai raggiunto che non ci pensi più. È un po' come quando si chiude una relazione, tra virgolette, "negativa", no, ti ricordi solo le cose belle e questo è un po' il tema, cioè è tutto una cosa che spesso è nella nostra testa, quindi facciamo la lista delle priorità. Se per noi è importante, io dico sempre, se per voi è importante stare vicino alla famiglia, non c'è niente di male, l'importante però è che quello che state sentendo in quel momento è quello che davvero vi fa stare bene, vi fa stare sereni. Uno si deve sentire sereno. Io personalmente sentivo il bisogno di avere questi stimoli qua. Per me, ripeto, questa esperienza mi ha dato veramente tantissimo per come sono io, per com'è Eleonora Rocca, ma non siamo tutti uguali. Quindi primo consiglio è questo qua. Altro consiglio, cercate di confrontarvi con quelle persone che appunto magari più grandi o comunque che hanno fatto un percorso che vi può interessare e chiedete tra virgolette "aiuto", nel senso fate, percorsi di mentoring, no, queste cose qua servono perché effettivamente il mentore è qualcuno che ti accompagna in un percorso che, come diceva prima giustamente Cristiana, magari sei in un momento decisionale, non sai bene che cosa vuoi fare, il mentore è una persona senior, una persona più grande che in qualche modo ti può accompagnare. Ci sono tantissimi percorsi di mentoring in giro di qualunque tipo, noi anche come Mentoring Pot lo facciamo, per le donne in particolare, però comunque ce ne sono tantissimi, ne ho fatti tantissimi sia all'estero sia in Italia. Adesso stanno cominciando ad arrivare anche tanti in Italia. Ecco, questo sicuramente vi può aiutare. E ultimissimo consiglio, non come dire, il mindset è fondamentale sempre, cioè non bloccarsi. Ecco, l'importante è non fermarsi, anche se a volte ti sembra che i passi che stai facendo sono lenti, okay, perché poi c'è questa cosa che quando inizi e poi a un certo punto dici: "Ah no, però ci vuole troppo", no, cioè ti autosaboti in questo mo Esatto. invece no, perché magari non ci rendiamo conto veramente di quanti passi abbiamo fatto. Allora io dico: mettetevi là e scrivete, no, scrivete la data e quel giorno che cosa avete fatto, perché poi magari guardate indietro e dici: "Ah, però cavolo, rispetto a 3 mesi fa effettivamente guarda quante cose ho fatto", però se uno non le scrive o comunque non si ferma mai a pensarci, rimane intrappolato. Ecco.
Bene, questo è un ottimo consiglio su come cercare di automotivarsi, mettendo, insomma, facendo una lista delle cose che si fanno e non sempre dirsi non sono all'altezza, non sono capace, non ce la faccio, ma vedere invece le cose che effettivamente, concretamente riusciamo a fare. Senti, Nora, invece raccontaci di questo, seguendo un pochettino le tue passioni sulla crescita personale, sul marketing, raccontaci di questo bellissimo evento che tra poco avrà luogo. Come nasce l'idea di Women for Impact, dove si svolgerà e che cosa ci aspetterà. Allora sì, effettivamente manca pochissimo, sarà tra una settimana, quindi 17, 18 e 19 novembre al Figo di Bologna. Come nasce l'idea? L'idea nasce anche lì in un momento per me difficile, stavo facendo un passo importante della mia carriera, stavo decidendo di uscire dalla prima azienda che ho creato, che ovviamente insomma per 7 anni ho portato avanti da sola e che mi ha dato comunque tantissime soddisfazioni, però era arrivato per me il momento di come dire, lasciare quella esperienza a qualcun altro e andare avanti nel fare altre cose. E per me però è stato sicuramente insomma, uno dei momenti più difficili della mia carriera, però volevo trasformare questa esperienza in qualcosa di positivo, nel senso che ho detto che cos'è che tra virgolette non ha funzionato, avrebbe potuto funzionare meglio per me in quanto donna. Ci ho ragionato e ho detto: "Devo fare qualcosa affinché a sempre meno donne, tra virgolette, succeda quello che è successo a me, cioè sempre più donne siano empowered, sappiano come comportarsi in certe situazioni, se sono sole come ero io alla guida dell'azienda, sapere come comportarsi e anche con che tipo di persone poi andare a collaborare, no, con tipo di professionisti scegliere, quali consulenti servono per determinate cose, no, erano tutte cose che io in realtà non sapevo. E allora lì ho detto devo creare qualcosa perché c'è un buco in questo senso nel mercato. Questa mia esperienza personale aggiunta a un'altra esperienza che ho avuto per tantissimi anni, gli anni di cui parlavamo prima, per cui ho fatto tantissime attività anch'io di docenze, di mentoring, no, per altre persone più giovani, mi arrivavano tantissime email in cui le persone mi chiedevano tantissimi consigli per la carriera. Per esempio questa cosa di aver fatto giurisprudenza e poi aver fatto marketing, una cosa che in particolar modo le donne mi scrivevano e mi chiedevano: ma come hai fatto?" No, che per me sembrava anche là, se non sembrava chissà che cosa, no, io dicevo: "Vabbè, ma, cioè per me, io ho seguito il mio cuore, è stato normale", però mi rendevo conto che per tanti altri non lo era questa cosa, no, e allora lì ho detto: "Forse i role model servono", un po' legandomi a quello che vi dicevo anche prima, cioè ascoltare le storie di qualcuno che non dico ce l'ha fatta, perché poi ce l'ha fatta o non ce l'ha fatta, il concetto di successo anche lì apriamo un contesto magari molto soggettivo, però comunque che hanno fatto dei percorsi interessanti, che sono riusciti ad ottenere dei risultati, se quella persona ti racconta effettivamente come ha fatto, quali sono stati i passi, no, può essere di ispirazione per qualcun altro, di formazione anche, e anche fa scattare quello che dicevamo prima, che uno dice: "Ah vedi però lei, tra virgolette, ce l'ha fatta, c'è riuscita, ha fatto così, ci provo anch'io". E allora ho unito queste cose, quindi la mia esperienza personale, tutte queste domande che mi arrivavano, questa pulsione che secondo me c'era nel mercato e ho detto: "Lancio". La cosa interessante da raccontare, sempre legandoci a quello che dicevamo prima, è che io ho lanciato questo evento in piena pandemia, cioè l'ho lanciato a dicembre 2020, quindi quando tutti pensavano a tutto tranne che agli eventi, io ho lanciato un evento nuovo che se tu ci pensi dici: "È folle", e vedi, Follia. io se non mi guardo indietro dico: "È folle questa cosa", perché c'era una percentuale di rischio di fallimento altissima, no, Certo. e invece questo evento adesso alla seconda edizione ha fatto 1600, no, partecipanti. L'anno scorso comunque c'era ancora la pandemia, abbiamo avuto 600 persone che siamo riusciti a portare in sede, quindi col 50% di capienza, perché quello era il massimo che potevamo fare, però comunque 600 erano in sede e le altre si sono collegate online e ha avuto tantissimo successo. In più, e qua chiudo, l'evento ad oggi non è solo un evento, c'è tutta la community che c'è intorno, quindi noi abbiamo lanciato un podcast, abbiamo fatto un ebook che abbiamo distribuito 2 mesi fa, è andato benissimo, facciamo dei meetup locali, quindi tutte le nostre ragazze si incontrano in tantissime città, anche all'estero, addirittura l'hanno fatto a Bruxelles più volte, quindi è diventato tutto un mega ecosistema che io non avrei mai immaginato. E quindi tornando a quello che dicevo prima, vedi a volte un'idea, una luce, un momento anche negativo, no, in cui devi ristabilire le cose, ristabilire gli equilibri, lanci una cosa, ci metti tutto il tuo impegno, questo è assolutamente importante, no, metterci tutto l'impegno possibile, l'effort possibile, poi ti può portare dove tu magari non avevi neanche immaginato, no, ti può aprire tantissime porte. Ecco perché io sono sempre per il fare.
Poi, ultima cosa che dico, un'altra cosa che ha funzionato sempre tantissimo per me è stato dirmi: "Vabbè, ma nella peggiore delle ipotesi va male, che fai? Torni a fare quello che facevi prima." Cioè, se voi siete dei professionisti che sanno fare il loro lavoro a tutti i livelli, che siate junior, mid o senior che sia, ma se uno una cosa la sa fare, quello è il suo lavoro, poi prima o poi un altro lavoro si trova ragazzi, si trova. Cioè, non abbiate paura di dire: "Oddio, ma che cosa faccio?" Provate a fare quello che vi sentite di fare, se va male si fa altro, uno altro lo trova sempre. Beh, si vede che la tua vena da imprenditrice, porta con sé anche una percentuale di rischio in fondo, no, cioè quello, no, che fa parte proprio del ruolo dell'imprenditrice. Ed è molto bello perché, le storie di imprenditoria al femminile chiaramente è un tema molto caldo che, conosciamo da qualche anno in realtà, quindi secondo me hai anche, un po' cavalcato, un trend, qualcosa che si incominciava a intravedere, e sicuramente c'è molto da condividere ed è bello che donne si uniscono in un evento per portare donne e uomini, immagino, o ci sono anche uomini durante, Anche ecco, uomini. esatto, quindi Sì. e quindi si danno una mano per capire come muoversi in un mondo così diverso come quello italiano, quello londinese, quello di UK, ma insomma sicuramente è un buon momento per conoscersi, fare networking, come tu stessa hai detto, trovare un mentor che tra l'altro è uno dei programmi che tu stessa hai fondato, quello di mentoring, che trovo anch'io assolutamente fondamentale. E quindi Eleonora, un po' per concludere, se insomma se c'è qualcuno nella nostra audience che sogna un pochettino di fare il percorso come tu, cioè arrivare ad oggi dove sei, quindi fare un percorso con tanti bivi, quindi con tanti cambi, ma allo stesso tempo essere soddisfatta dove si vive della scelta che si è fatto professionalmente, e che consigli ti sentiresti di dare a una persona che sogna in grande come te? Allora, consiglio numero 1: capiamo quali sono i nostri talenti, perché io credo tantissimo che tutte le persone abbiano dei talenti. Io non credo, fortemente non credo nella roba del il genio, il supereroe che nasce così. Allora, tutti noi abbiamo dei talenti, soltanto che bisogna scoprirli. Io se non avessi scelto di lavorare e studiare, forse non avrei capito quali fossero veramente i miei talenti. Se non avessi fatto questa esperienza che v'ho detto, non avrei capito che per me, per esempio, le relazioni erano importanti, la multiculturalità era importante. Cioè, bisogna un attimo buttarsi a volte e provare diverse cose. Ad esempio, se vi piace, io un consiglio che do sempre ai giovani dico: se vi piace scrivere, aprite un blog, che poi lo leggano 10 persone, 50 persone o 300 persone, o volete fare un canale TikTok su una cosa che vi interessa, vi appassiona, un canale YouTube, fatelo indipendentemente da quelli che possono essere i risultati, o se quello vorrà essere magari il lavoro della vostra vita, magari no, però vi fa scoprire ad esempio che la creatività è qualcosa di cui voi avete bisogno. Per me è stato così. Io ho scoperto di essere creativa mettendomi in gioco in alcuni, lavori in cui mi sono trovata a dover creare delle cose. Mi hanno, tra virgolette, "buttato in piscina", perché poi nelle multinazionali americane, come dico sempre io, Così, ti buttano in doccia piscina e dicono: fredda, doccia fredda. "Prendi, fai questo", no, e lì ho scoperto, ho detto: "Ah, però vedi io ho questa vena creativa", e da lì ho detto: "Però questa vena creativa io posso applicarla nel mondo del diritto?" La risposta per me è stata no, non mi vedevo con la mia creatività dentro quel contesto, mentre nel contesto marketing ho detto: "La posso applicare? Sì." E allora quello poi è diventato il mio lavoro. Quindi prima cosa capite quali sono i vostri talenti, mettetevi in gioco anche con cose hobby, cose che vi viene naturale fare, ecco, che non sono imposte, no, una cosa che vi viene naturale fare, vi piace, e cercate di capire come potete inserire quella cosa all'interno del vostro lavoro e della vostra carriera di tutti i giorni, perché comunque è importante fare quello che ci piace fare. Organizzare eventi, io dico sempre, organizzare eventi ti uccide da un punto di vista operativo, però a me mi è sempre piaciuto fare questa cosa. Io quando organizzavo le mie feste di compleanno, anche a 18, 19, 20 anni, le facevo a tema, le facevo mi inventavo sempre cose diverse. Perché? Perché evidentemente l'organizzazione degli eventi è qualcosa che a me piace, che io ho dentro. Quindi questo sicuramente è la prima cosa. Seconda cosa,
Sicuramente la preparazione è importante, quindi studiare, fare corsi anche di specializzazione, non solo diciamo l'università, ma appunto fare cose. Io ecco, dico anche questo, facendo il percorso di F io in realtà ho perso un po' di tempo da un punto di vista universitario, perché quell'anno lì sono riuscita a fare meno esami di quelli che probabilmente avrei fatto se fossi rimasta in Italia. Però quanto m'ha dato di più quell'esperienza lì, quindi a volte anche lì non ci incanaliamo in boxes, diciamo scatole, se si perde un po' di tempo, ma si stanno facendo esperienze di cui si può parlare all'interno di un colloquio, si possono spiegare, fatele assolutamente. Quindi, competenza, conoscenza e aggiunta di skill oltre a quelle che imparate a scuola o all'università, questo sicuramente. Terza cosa, non è un problema cambiare strada, ecco. Ecco, Cambiare questo è un strada bel io dico concetto, esatto. si può e si deve cambiare strada quando si sente che quella strada non è più quella che vi appartiene e non c'è assolutamente niente di male. Io vi assicuro che tantissime volte nei colloqui mi dicevano: ma lei ha una laurea in giurisprudenza", una cosa che io racconto sempre. Io feci un colloquio e poi qua chiudo, perché se no vi tengo qua tutta la sera. Io feci un collo arrivai all'ultimo colloquio di una grandissima multinazionale di dentifrici, che mi disse: "A me il suo profilo è piaciuto tantissimo, noi l'abbiamo portata all'ultima fase di questo colloquio, okay, però riteniamo che siccome lei ha una laurea in giurisprudenza e non in economia, fare come dire, un ruolo, un job, ricoprire un job che sia solo di marketing puro, di marketing di prodotto, noi riteniamo che lei non lo possa fare, okay?" Io questa cosa la racconto sempre perché io uscendo da lì, se avessi ascoltato quella persona, forse avrei detto dentro di me: "Ma forse lei ha ragione, io non avrò mai una posizione di marketing", perché lei mi disse: "Io consiglio più la comunicazione, no, altre cose". Invece quella cosa a me ha dato, e qua arrivo appunto all'ultimo consiglio che vi do, cioè perseveranza. Non vi fermate davanti agli ostacoli neanche di chi vi dice: "No, quella cosa non la puoi fare". Io mi sono detta lì, ho detto: "Okay, e io dimostrerò a me stessa, non a lei perché non mi interessa, che io ce la posso fare". E infatti ho continuato imperterrita a mandare il curriculum per posizioni di marketing e alla fine, dopo circa 6 mesi da quel colloquio, io ero in Microsoft con una posizione da product marketing manager, quindi marketing puro, marketing di prodotto, e da lì è cresciuta. Quindi pure questo, veramente questo ve lo dico col cuore, non vi fermate davanti alle difficoltà, ma neanche davanti a chi vi dice: "No, non sei in grado". Dimostrate a voi stessi prima che a quella persona che siete in grado. Benissimo, guarda, no, è stato bellissimo ascoltarti perché già ecco, mi vengono in mente delle immagini di me stessa in cui ho detto dico no, vedi, ascoltare quella persona mi ha buttato giù e invece no, perché sicuramente ecco, confidare in se stessi e nelle proprie capacità sicuramente è la prima cosa da fare. Quindi assolutamente. Sicuramente di questi speech così motivazionali ne avremo a bizzeffe durante il tuo evento, quindi saranno tutti saranno, mi piace anche raccontare la parte un po', anche quella un po' dei fallimenti, perché è importante, che altrimenti è sempre ah, che bello ci prova ed è sempre una storia di successo, no? Invece delle storie di successo dietro ci sono anche tanti step in cui si fanno dei piccoli stop, in cui bisogna riflettere, in cui si prende un anno sabbatico, in cui ci si fanno delle domande, ci si questiona e si chiede aiuto. E ci si forma, quindi la tua storia è rappresentativa di tutto questo. Quindi grazie di aver partecipato a questa nostra sessione. Io Grazie a voi. volevo sapere innanzitutto se nelle audience tra i ragazzi c'è qualche domanda, visto che non avrai qui presente, qualche curiosità che volete chiedere, visto che è stata così gentile e appassionata nel raccontarci quello che le è accaduto. C'è qualcuno tra voi che vorrebbe chiederle qualcosa? Io non so se posso intervenire. Prego, Ecco, io in prego, realtà non Elisabetta. sono un ragazzo, ho però mio figlio che in questo momento con IF è in Australia e sta facendo i Bene. 6 mesi. Ecco, è stato interessantissimo intanto l'incontro, quindi ringrazio IF e ringrazio Eleonora. E c'è una cosa che volevo chiedere, perché io sto seguendo ovviamente mio figlio nel suo percorso. Mio figlio ha appena compiuto 24 anni, si è laureato in matematica a giugno, ha fatto matematica all'Università di Glasgow, quindi in Scozia, quindi aveva già fatto un'esperienza all'estero. Adesso appunto è lì, adesso sta un po' cercando se stesso, un po' migliorando la lingua, cercando se stesso e cercando di capire cosa gli piacerebbe fare. Quello che io
attraverso lui ho visto, e volevo capire se Eleonora mi conferma che è un trend oppure se è una cosa solo per chi entra in questo momento dall'inizio nel mondo del lavoro. Cioè io ho visto che adesso praticamente tutto funziona per application, cioè andare non so, nel ristorante a proporsi come cameriere. Se prima nella Londra, non so, di 20 anni fa si andava direttamente, si vedevano i cartelli fuori, eccetera. Adesso è tutto, si va nel sito, si fa l'application, oppure si passa attraverso LinkedIn, cioè è tutta una cosa. Allora, che cos'è che vedo io? Proprio un cambiamento nel reclutamento, no? Cioè che gli algoritmi che sono usati, quindi tutta la parte di intelligenza artificiale, che cosa fa? Filtra moltissimo e cerca di trovare il match con più, diciamo, combinazioni giuste nell'integrare chi domanda e chi offre lavoro. In questo però, che sostituisce almeno all'inizio, nei primi step, quello che era, diciamo, la competenza delle human resources, no? Una volta, no? Cioè dove c'era la persona che si occupava di fare il colloquio, di fare la selezione, quindi vedeva di fronte a sé una persona che potenzialmente poteva avere le caratteristiche giuste per quel negozio piuttosto che quell'azienda, quella startup, eccetera. Oggi io lo vedo un po' però come un filtro molto molto pesante, no? Perché se tu non matchi veramente molto molto in maniera completa il tuo profilo, quello che viene richiesto, anche in maniera forse esagerata, perché a volte non è necessario avere 10 cose che un'impresa richiede, a volte sono importanti magari le prime 2 o 3, no, prioritarie. Quindi questo io volevo capire se, in base all'esperienza di Eleonora e delle sue amicizie, non chiaramente noi stiamo parlando di un altro ambito perché è più l'ambito magari di lavorare all'interno di un, non so, di un lavoro dipendente, eccetera, più che un lavoro di attività, diciamo, di startup o di impresa in conto proprio. Però volevo capire se è un qualcosa che riguarda veramente le persone che entrano nel mondo del lavoro, i giovani di adesso, proprio dei 23, 20, 30 anni, 23, 24 alla fine della laurea e i 30 anni, oppure se queste cose sono veramente ormai un meccanismo ormai naturale, cioè dove gli step sono veramente tanti e si arriva alla persona che ti fa il colloquio dopo 5, 6, 7 step. Ecco, volevo capire questo e ringrazio tutti e complimenti per questo incontro. Grazie mille. Grazie Elisabetta per lo spunto. Allora, ti dico subito, sì, ti confermo che quella è la modalità con la quale vengono prese, diciamo, le application ormai praticamente per qualunque cosa. In realtà per le posizioni più, mi sento di dire, nell'hospitality, diciamo, pub, ristoranti o commessi, no? Per questi ruoli un po' più, insomma, meno qualificanti, se così vogliamo chiamarli, vedo che ancora ci sono diversi cartelli, ad esempio qua a Londra, no, dove si può lasciare effettivamente, se entri, chiedi di parlare col manager, ancora bene o male si può fare, però sicuramente per tutto quello che invece sono i ruoli in azienda confermo che bisogna utilizzare quei mezzi là, ed è vero che ci sono gli algoritmi. Come si può migliorare, cioè come si può affrontare questa cosa? In due modi. Il primo è costruire un curriculum e un profilo LinkedIn che in qualche modo abbia dentro le parole chiave corrette, perché in realtà l'algoritmo rileva le parole chiave. Quindi se tu cerchi un qualcosa nel digital marketing e scrivi la parola digital marketing specialist, expert o comunque parole chiave che riportano a quello che quell'azienda sta cercando, sicuramente il tuo curriculum viene fuori. Poi certo viene screenato ancora una volta, ma comunque sempre da persone in quel caso. Di solito è il primo screening che viene fatto dagli algoritmi, il secondo già comunque viene fatto dalla persona, e poi lì vi andare, insomma, poi se uno viene chiamato per il colloquio, poi lì si fa effettivamente il colloquio. C'è da dire che sì, prima magari si facevano in persona, adesso molti se ne fanno online, dopo il Covid ormai anche i colloqui vengono fatti online, quindi anche lì secondo me un po' si perde effettivamente, per esempio, tutta la parte di soft skill, la persona, sai, deve anche vedere come si siede, come gesticola e quant'altro. Per quanto mi riguarda, purtroppo questo un pochino si è perso, però anche lì si possono studiare delle tecniche per arrivare, no, alla fine, diciamo, del colloquio. Sicuramente è fondamentale la preparazione, ecco, io questo lo dico sempre. In UK, meno la mia esperienza ormai, perché io poi
lavorato appunto in azienda per tanti anni prima ovviamente di fare impresa, e quando applicavo io mi preparavo molto bene e vedevo che quella cosa lì poi veniva apprezzata. Prepararsi cosa vuol dire? Sapere che cosa fa l'azienda, sapere quali sono i competitor dell'azienda, sapere effettivamente portare degli esempi pratici molto concreti rispetto a quello che è la tua conoscenza e competenza rispetto al lavoro per cui tu stai applicando. Ecco perché torno a dire, tutte le esperienze concrete sul campo veramente poi contano, perché tu le puoi raccontare. Ecco, un'altra cosa è il discorso del portfolio. Sicuramente il portfolio conta molto di più di una volta, cioè una volta c'era più un tema di voti, no, prestigio dell'università, tutte queste cose. Adesso in realtà conta molto di più quello che tu sai fare, che secondo me è una cosa molto positiva, no, il nuovo modo di vedere il lavoro, e quindi avere un portfolio, anche solo di cose. Io capisco che uno dice: "So' appena uscito dall'università o sto ancora studiando, che portfolio ho?" Però torno a dire, è tutto quello che tu impari mettendoti in gioco fuori da quello che fai dalle 9 alle 6, comunque può diventare oggetto di qualcosa che tu puoi raccontare, no, che dimostra la tua esperienza pratica in quel campo. Chiaramente deve essere qualcosa che poi è in linea con quella che è la posizione che stai cercando. Ultimissima cosa, è fondamentale il networking, cioè quello che prima si faceva, come dicevi tu, e che adesso è stato sostituito dagli algoritmi. In realtà tu, se vuoi skippare, diciamo, quel passaggio, devi andare ad eventi, appunto, eventi, diverse tipologie di eventi, non solo quelli come il mio, che è un evento molto grande, ma anche eventi più piccoli, 30, 40, 50 persone. Per esempio a Londra ce ne sono tanti, a seconda del settore in cui tu vuoi lavorare, e cerchi di conoscere magari lì il manager attraverso il quale tu vuoi eventualmente applicare per determinate posizioni. Certamente è sempre molto apprezzato da tutti i manager se tu vai là e gli dici: "Io voglio lavorare per la tua azienda". Cioè questo è una cosa che tutti apprezzano. La proattività è una cosa che viene molto apprezzata. Quindi conoscenze ti aiutano. Anche in UK sì, cioè è un sistema molto meritocratico, per carità, poi uno deve essere bravo dopo che hai passato quel primo step, che magari il manager ti dice: "Sì, okay, vieni, mi prendo un caffè con te e ci parliamo", è ovvio che tu poi devi dimostrare di essere in grado. Però ecco, questo sicuramente aiuta a oltrepassare quella linea di confine. Così come, in UK in particolare, io parlo sempre di UK perché è il mercato che conosco meglio, diciamo che se tu, hai una lista di recruiter con cui normalmente lavori e ti conoscono il tuo profilo, anche con loro tu puoi avere una conversazione aperta e dire: "A me interessano queste posizioni e queste aziende", e anche lì dimostrare di avere le idee chiare su che cosa si vuole fare, in che tipo di aziende andare a lavorare, sicuramente aiuta, perché anche il recruiter in qualche modo, specialmente in UK, ha un ruolo in quello che poi è tutto lo svolgimento del colloquio e del processo di selezione. Almeno questa è stata sempre la mia esperienza: avere un buon rapporto con i recruiter e mantenersi quei 3, 4 recruiter che sai che sono bravi e che il tuo profilo lo possono presentare al meglio, aiuta molto. Parli di headhunters, Eleonora? Quando parli di Headhunter o recruiter? Sì. recruiter. Okay. Recruiter nelle fasce più basse, e headhunter quando diventi ovviamente più senior. Okay, perfetto. Grazie mille, veramente molto chiara e molto ricca di spunti. Grazie, grazie Eleonora, grazie. Grazie a te. C'è qualche altra domanda tra voi ragazzi? No, okay, perfetto. Allora Eleonora, ti ringrazio ancora di essere stata ospite, di Grazie a voi. queste sessioni di Work and Travel. Siamo stati molto felici di averti, e sicuramente verremo a trovarti nel tuo evento a Bologna, e grazie di tutto e una buona serata. Grazie a te, grazie a voi, a chi ci ha seguito. Ci vediamo presto, alla prossima. In bocca al Grazie. lupo. Ciao, Ciao. ciao. Ciao.